Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, speriamo di ricordarci per sempre questo 12 febbraio del 2025, ovvero l'andata contro il Feyenoord dei nostri playoff di Champions League, perché vorrebbe dire per la prima volta dall'inizio i 4 fantastici cavalieri dell'Apocalisse che ci portano alla vittoria. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Vi invito come sempre a mettere like, arriviamo almeno a 1000 in questo episodio di Mattino Milan, a iscriversi al canale, attivare la campanella per le notifiche, lasciare un commento e abbonarvi, grazie. Eh sì, insomma, ti ricordi la prima volta che han giocato la titolare? Vedi, ci potremmo ricordare di questa serata. Sì, speriamo di ricordarci, cioè speriamo che questa serata resti insomma nell'immaginario collettivo, magari come l'inizio di un Milan 2.0, perché comunque questa sera giocan tutti insieme. Eh sì, assolutamente sì. Con grande probabilità, anche perché l'abbiamo detto, era una scelta obbligata, era una scelta che era un po' chiamata per chi poi ha in panchina, cioè Terracciano in mezzo al campo e come vice Walker, e invece qualche cambio davanti ce l'hai, quindi tanto vale mettere più giocatori davanti e tanto vale mettere i titolari a questo punto, perché non si può più aspettare, non ci possono più essere troppi test, bisogna vincere le partite da qui a maggio, vincere e basta, stop. Ma guarda, io ti dico una cosa molto chiara, non è per mettere pressione, però bisogna tornare a fare, tra virgolette, la grande squadra. Oggi hai la possibilità di andare là, a Rotterdam, contro una squadra, il Feyenoord, che è un po' ridotta ai minimi termini per infortuni, per scelta tecnica, per scelta del tecnico, che la dirigenza ha silurato 3 giorni prima, anzi 2 giorni prima dalla partita e messo in panchina per ovviamente poca disponibilità di tempo all'allenatore della primavera. Tu devi andare lì da grande squadra e far pesare il fatto che sei più forte e vuoi passare il turno, senza mettere, tra virgolette, come detto, grande pressione. Non è questo. E riprendersi, tra virgolette, i galloni del favorito, della squadra che va lì per vincere, della big, perché abbiamo fatto veramente 6 mesi da squadra alternativa, di squadra naif, Abbiamo di fatto 6 quelli mesi da che... Roma. Come? Abbiam fatto 6 mesi da Roma, da Lille, cioè da squadra di secondo livello, con tutto il Sì, no, ma rispetto da per le squadra di quando, sai, quelle un po' particolari, nel senso, quando c'è l'occasione giusta, allora sì, mi sistemo per bene, sono il migliore del mondo, guardami, guarda che bravo che sono. Poi invece quando succede che dobbiamo fare le cose, tra virgolette, da grande squadra, cioè mettere una vittoria dopo l'altra, far pesare magari il maggior tasso tecnico rispetto a una squadra inferiore, eccetera, e abbiamo sempre bucato, o quasi. sì. Quindi stasera mi aspetto, passami il termine, il ritorno del Milan, cioè del Milan, non Sì, ho di quello capito. che si è chiamato Milan, del Milan, di quelli che vanno a vincere, che si sono Speriamo, incastrati loro 2 settimane fa, tra speriamo. parentesi. Ieri l'ho anche detto con Seisao, siam qui per colpa nostra. Sì. Sì, esatto. Mi è sembrato un pochino più, non lo so, è strano in conferenza con Seisao. Ieri l'ho seguita dall'inizio alla fine, perché a volte, cioè tra le righe ti lancia la frasetta, no, un po' piccatina,
tipo ieri ha detto, quando gli han chiesto di Ibra, ha detto: 2 squadre, neanche di più se contiamo le giovanili, eccetera". Poi ha detto anche, l'equilibrio coi 4 davanti, ma guardate che l'equilibrio si fa in 11. Insomma, ogni tanto ti lancia la frasetta un po' particolare, però non lo so, l'ho visto proprio da 0 a 0 rispetto ad altre conferenze, magari proprio perché vuole tenere la barra dritta, vuole mantenere la calma per i suoi giocatori. Non lo so, stiamo a vedere. Diciamo che mi deve ancora convincere al 100% questo tecnico, che dal punto di vista della mentalità, dello scossone, del fuoco, ha dato sicuramente qualcosa in più rispetto a Fonseca. Dal punto di vista tattico ancora dobbiam capire qualcosa, secondo me. Mi prendo 10 secondi per dire una cosa che non c'entra veramente nulla, ma nel weekend, purtroppo, mi verrebbe a dire per me, tornerà lo speciale stadio. Az. Sì, perché ci sono un po' di cose da dire, forse non troppo sui fatti Mh. concreti, ma sul pastrocchio che c'è dietro. C'è un Mh. bel pastrocchio Un po' un che quadro della situazione, quindi. esatto, tireremo un po' le somme della situazione, senza ovviamente non vi aspettate che vi facciamo vedere rendering, eccetera. No, non succederà. Però vi raccontiamo un po' quello che è accaduto soprattutto negli ultimi mesi, che potrebbe accadere ancora nei prossimi mesi e che non sono belle notizie, ecco. So come okay. Andiamo avanti. A proposito di stasera, vediamo la probabile formazione che in realtà, come abbiam detto, è molto, molto chiamata, visto che, come vedete in panchina, dopo Sportello e Toriani ci sono difensori, Terracciano, attaccanti. Sì. E quindi in campo vanno Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic e Teo Hernandez, Fofana e Reinders in mezzo al campo, con Pulisic, João Felix e Leao dietro a Santiago Jimenez. Dall'altra parte anche il Feyenoord è molto contato, perché in porta c'è Bellenreuter, Reed, Bailen, Anchko e Smal, Moder, Milambo e Timber in mezzo al campo, con Mussa, Ueda e Paixão là davanti. Gli indisponibili che vedete in basso a sinistra del Feyenoord sono quasi tutti titolari, cioè il portiere, Billow, Newcorp, il terzino destro, Trauner, l'altro centrale insieme ad Anchko, Zerouki più o meno, Wang è uno dei mediani che di solito è titolare, e quindi capite che dobbiamo approfittarne, per Sì. forza di cose. È Cioè un sono dovere quelle le emozioni morale. della primavera, poi dai, non bisogna far scherzi. Noi non abbiamo grosse alternative, l'abbiamo raccontato ormai da 2 o 3 giorni, Harry, cioè, l'unica era mettere un Terracciano in più per avere più equilibrio, però non penso Ma che sia non andrà a aveva senso succedere. perché insomma, No, forse no. perché se no, se succede qualcosa dalla panchina hai 0 giocatori che ti possono dare una mano, quindi tanto vale tenerlo fuori. Ci sono Fofana e Teo, se non sbaglio, diffidati? Uhm, sì, mi pare di sì. Sì, Sì? Ocio, Ocio. Ma tu faresti la giocata, no? No, 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 non sto dicendo questo. Ah, Ti sto dicendo attenzione, cioè che già siam contati, cioè se perdiamo pure uno dei centrocampisti e il terzino, cioè i ruoli dove abbiamo meno riserve, stiamo no, freschi. però best scenario possibile, sei sopra di 2 Vinci gol a 4-0, Rotterdam. ti fai No, ammonire tutti e 4 2. no, minchia 4 non è best scenario, quello è oltre. No, sei sopra di 2 gol, magari un pensierino. Ah beh sì, quello sì. Va bene, noi torniamo a Rotterdam perché in realtà oggi è la partita di Santiago Jimenez, quindi ci sta, era lì fino a 2 o 3 settimane fa, adesso gioca dall'altra parte per appunto eliminare il Feyenoord che lui stesso ha portato alla fase successiva di Champions League e che forse magari con un pochino più di focus poteva anche aspirare agli ottavi, visto che l'ultima ha preso una trambata epocale. La Rotterdam di Jimenez, cibo italiano e casa sul fiume, mozzarella, pizze, i piatti preferiti, poi non mi lamentate se vi dico che è il migliore. Con sua moglie Fernanda, vita riservata.
Bravo Santi, hai preso altri punti, ma tanto insomma eri già fuori classifica d'altronde. Ma con la pizza direi che spinge ancora di più, caro il mio Santi. Però direttore, cioè nel senso, Dimmi. la pizza è il piatto preferito credo del 96% delle persone, cioè, non è così difficile. No, c'è gente che preferisce la carne, il pesce, Vabbè. poi ci sono gli eletti. A proposito di questo, volevo ricordarvi anche il perché del soprannome, ce lo ricorda il buon Christian, che sai di chi? È il papà di Santiago. Un compagno di squadra venne a casa nostra, lo chiamò Bebote, perché Santi da piccolo era molto alto e agli occhi del giovane amico era appunto un bambinone, e lo sapevamo il perché. Insomma, È la settima volta che leggiamo queste storie, vabbè. ho capito, Harry, non so, ci inventeremo un soprannome noi, guarda, il buon Carlo Pellegatti l'ha chiamato Messico e nuvole, ma anche qui la fantasia non è proprio... Non lo so, troveremo un soprannome, vabbè. Beh, a me poco ci sta, dai, è il suo, chiamiamolo così, perché dobbiamo inventarlo, non ho capito. Va bene, Harry, siamo praticamente arrivati in chiusura. Noi ci ritroviamo direttamente stasera per il post partita alle 23. Nel mezzo ci sono, come sempre, lunch alle 13 e il talk alle 16. Grazie. Ciao, a più tardi. A dopo. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.